Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Sagittario, tendenze energetiche affettive per la prima metà di maggio e abbiamo l'imperatrice, ragazzi. Quando c'è l'imperatrice si parla di espansione, di prosperità. Considerata che questo è un esteso sugli amori e gli affetti, si potrebbe anche parlare di maternità, di figli, di progetti nuovi. Sì, è come se ci fosse una relazione con l'espansione della propria famiglia. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione del video trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono comunque letture sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia, gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi darò come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Allora ragazzi, partiamo con un mago, un 2 di bastoni, un 6 di coppe, un 4 di bastoni, un 5 di coppe, un 7 di pentacoli e un asso di bastoni. Allora, partiamo da questo mago. Il mago è una carta di nuovi inizi, quindi qui ci potrebbe essere stato un nuovo inizio, come vi dicevo già un po' prima, no? Di un progetto, potrebbe anche essere un inizio di una relazione e un qualche tipo di azione che è stata fatta o verrà fatta agli inizi di maggio. Ehm, Adesso poi lo andiamo a vedere nello specifico, ma ho anche la sensazione che questo tipo di movimento, di azione di inizio vi faccia anche venire un attimino qualche dubbio, probabilmente perché non vi dà quella sensazione di stabilità che voi vorreste. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal mago. Allora abbiamo un 5 di pentacoli, abbiamo l'imperatore, un 2 di bastoni che avete già qui, papa, sole, 8 di pentacoli. Allora, potrebbe essere l'inizio di un contratto per qualcuno, magari un contratto di lavoro, piuttosto che una casa anche. È come se ci fosse stato un inizio di tipo concreto. Siccome abbiamo sia l'imperatore che il papa che parlano di contratti, parlano di qualche cosa che è stabile e poi abbiamo la carta del lavoro, per molti potrebbe essere stato l'inizio di un nuovo lavoro, l'inizio di un qualche cosa di nuovo a livello quotidiano. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. La luna. Considerato il Papa potrebbe anche esserci stata una riunione familiare. Allora, qui abbiamo la luna e il cavaliere di pentacoli per il 2 di bastoni. È come se nella prima settimana di maggio ci fosse una sorta di prudenza da parte vostra per una serie di cose che non vi sono chiare, per una serie di anche paure, perché c'è comunque la carta della luna, quindi potrebbero esserci delle paure inerenti a questa nuova situazione, inerente al fatto di magari dover staccarsi da certe cose piuttosto che perdere del denaro o investire più denaro di quello che avevate pensato. Ragazzi, per qualcuno
si potrebbe trattare di un nuovo inizio lavorativo dove conoscerete una persona che potrebbe diventare interessante. Vi dico, è una persona che ispira molte altre. Andiamo a vedere questo 6 di coppe. Asso di coppe e 10 di coppe. Se siete del filone figli, vi dico che sento proprio forte che molti di voi vorrebbero o avere un altro figlio o fare il passo successivo all'interno della coppia e diventare quindi una famiglia. Però, ripeto, è come se ci fosse qualche cosa che... Guardate cosa si è girato. 4 di coppe e regina di spade. È come se ci fosse qualche cosa che non riuscite a spiegarvi e quindi l'intuito vi dice non lo so. Andiamo a vedere il 4. Come se non foste tanto convinti. Il desiderio c'è, ma ho come l'idea che ci sia un qualche situazione laterale che è appena iniziata che faccia un po' difficoltà a far concretizzare questo progetto, che sia il figlio, che sia il viaggio, un progetto qualsiasi, quello che avete in testa. Allora, abbiamo un 4 di bastoni che è spiegato da un 7 di bastoni, da un 6 di spade e da un 3 di coppe. Allora, la paura della luna qui potrebbe essere una paura di... Guardate ragazzi, ve la dico così come la sento, l'ho sentita adesso. Allora, secondo me, se siete del filone del figlio e cercate un figlio, volete comunque andare al passo successivo nella relazione, oppure se c'è questo progetto in ballo, io credo che voi abbiate bisogno di concretizzare questo progetto perché pensate che con questo progetto in mezzo la coppia, la relazione potrebbe essere più stabile. Però qui la sensazione anche che ho è che in realtà sia solo una vostra paura che la coppia non sia stabile, perché vi dico che qui c'è tanta roba bella stabile. Andiamo a vedere adesso queste carte qua. 10 di pentacoli, fante di coppe e 3 di spade. Voglio andare a vedere il 7 di pentacoli, perché io qui ho la sensazione che voi premiate un pochettino l'acceleratore e l'altra persona tiri un po' indietro poi. Cioè voi avete bisogno probabilmente di un qualche cosa di più. 7 di pentacoli spiegato dal 7 di pentacoli, dal 2 di pentacoli e dal re di coppe. È come se avessi bisogno che le cose fossero più certe. Probabilmente c'è una sorta di altalena emotiva, ci sono magari periodi dove vi vedete, periodi dove non vi vedete, periodi dove vi sentite più affiatati e periodi dove vi sentite meno, ed è come se avessi bisogno appunto di trovare più calma, più linearità all'interno della situazione. Un po' a peggiorare no, però diciamo a complicare le cose siete voi col vostro modo di pensare, con le paure, con il fatto che magari non avete tanto le cose chiare in testa, ma perché? Perché non vedete tutto, ok? Siete talmente concentrati su quello che non avete, 4-5 di coppe, che scusate, che perdete come di vista il fatto che ci sono anche altre alternative. Vi dico, poi qua nella seconda settimana di maggio abbiamo questo 3 di spade e 5 di coppe. Devo dire che potrebbe esserci una piccola delusione. Magari è la persona che non chiede scusa per un determinato atteggiamento perché pensa di aver ragione. Però guardate, vi dico, il tempo aggiusta tutto. Qui avete due sette di pentacoli, vi dicono di portare pazienza e poi arriviamo a questo asso di bastoni. Andiamo a vederlo. Morte, 9 di spade e 4 di spade. Io ho come la sensazione che le cose si appianeranno, quindi questo momento, se vogliamo, di tristezza, piuttosto che
Non sento che sarà proprio una discussione, più una vostra aspettativa delusa. Però ragazzi, come dico sempre, se noi ci creiamo le aspettative è solo compito nostro soddisfarle, non è compito degli altri. Però ho come la sensazione che verrà un po' tutto calmato con un incontro che con l'asso di bastoni potrebbe essere passionale, potrebbe essere semplicemente il fatto di vedersi, di condividere una passione, se per voi fosse una questione magari tra genitori e figli. Però in realtà si appianano le cose, ma ragazzi vi dico che per il momento non si risolve il problema, eh. Resta ancora questa vostra insicurezza di base. Ma perché qui bisogna cambiare con certi tipi di atteggiamenti. Guardate, ho come la sensazione che l'imperatrice faccia anche riferimento a un momento dove vi sentite di dover essere madri, uomini o donne che siate, però un po' madri della situazione, come dire, accompagnare la situazione. E invece qui ho come la sensazione che siate diventati un po' troppo iperprotettori o iperprotettrici nei confronti della relazione della persona e quindi c'è da rallentare un pochettino. Voi vorreste di più da questa relazione, ma probabilmente non è ancora il momento, o il vostro modo di fare, di pensare, diciamo che potrebbe far allontanare la persona di interesse. Mm. Andiamo a vedere un Ching dell'amore. Vediamo qual è il consiglio che vi danno per tutta questa situazione. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona. E che siete tanti, dovrei fare letture specifiche, più settoriali, ma ne faccio già un sacco così. Allora, andiamo a vedere. Ok. La sorgente, ragazzi. Mm. Adesso andiamo a vedere nel libro che comunque ho comprato in un momento diverso rispetto alle carte, quindi sono chiamate in modo diverso gli oracoli. E infatti qua nel libro viene chiamato il pozzo, Cin numero 48. E la spiegazione è: nell'antica Cina, anche quando le capitali venivano trasferite, la forma del pozzo rimaneva sempre la stessa, e lo è anche oggi. Il senso della frase non è difficile, per quanto mutino gusti, indirizzi, tendenze, per quanto siano diversi gli uomini, la matrice, la sostanza non cambia, ma non diminuisce. Non aumenta e i nostri doveri sono sempre uguali. Il cambiar d'epoca non cambia l'imperativo unico. Ognuno degli uomini potrà attingere sempre a quel che di immutato e di inesauribile porta in sé, la sua natura. Ci sono però due pericoli. Il primo, che non si arrivi a vedere bene dentro di noi, ad attingere in fondo alla nostra anima, si faccia tutto a mezzo, a metà, e si rimanga in una mediocrità squallida. Vedi molti uomini piccoli e gretti, calcolatori e meschini, adoratori delle convenzioni e della forma. Il secondo pericolo sta nella rapida discesa verso la bestialità, l'ignoranza più profonda, il buio, a cui porta la trascuratezza verso la natura divina che c'è in ognuno di voi, di noi. Wow, che intensa questa spiegazione, ragazzi. Molto intensa. È un po' come dire che bisogna andare a scavare nel nostro io più profondo per non farlo marcire lì, per riuscire a... È un po' come se vi dicesse che reprimendo il nostro vero sé, tutta quell'energia diventa una... come una zona d'ombra. Mm? Guardate, sono tutti temi che spiego in modo più dettagliato nella sezione degli abbonamenti, quindi ragazzi, se volete saperne di più, approfondire questi temi o semplicemente iniziare un percorso di crescita con me, vi basterà abbonarvi al canale. Io
per adesso vi ringrazio di essere stati qui con me. Fatemi comunque sapere nei commenti come vi è risuonata la lettura, se avete trovato delle assonanze. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!